Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, anche se oggi non propriamente all'insegna del mistero, ma più alla questione scientifica, alla questione tecnica e naturalmente alle teorie catastrofiche, eccetera, che in qualche modo sono associabili alle teorie, diciamo, complottistiche, cospirazionistiche, eccetera, eccetera. In questo momento si sta parlando tra le tante cose, perché non ci dobbiamo fare mancare assolutamente nulla, no? Perché tra la crisi globale a livello vulcanico, sismico, geologico, la crisi geopolitica con le varie guerre, le varie situazioni che si stanno generando che possono sfociare persino in una guerra nucleare. La questione dei droni, gli aerei che precipitano e le avarie degli aerei non si capisce bene a cosa sono imputabili, tutta una serie di cose allucinanti che stanno accadendo, quindi perché farci mancare anche il rischio di impatto di un meteorite, nella fattispecie naturalmente un asteroide, perché voglio sottolineare, la faccio breve da subito, che potrebbe trattarsi della stessa identica cosa, ma a seconda delle fasi prende un nome differente. Il meteorite è quello che impatta fuori dall'atmosfera, si tratta di asteroidi spesso vaganti, in alcuni casi che seguono anche delle orbite ben precise e che magari hanno un'orbita in fase di decadimento o di spostamento, eccetera, come in questo caso, che potrebbe incrociare l'orbita terrestre. Naturalmente stiamo parlando, scusate, comincio ad avere problemi di mal di gola, non ora, ma da qualche giorno, stiamo parlando dell'asteroide Apollo, che viene chiamato naturalmente, come per la maggior parte degli asteroidi di una certa dimensione, con un codice identificativo che è poi quello con cui viene conosciuto e discusso pubblicamente, che è 2024 YR4. Un asteroide che avrebbe delle dimensioni che oscillano a secondo della fonte tra i 40 e i 100 metri e i 40 e i 90 metri, non che cambi chissà che cosa. È stato scoperto tramite un programma di ricerca appunto di asteroidi che si chiama Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, detto ATLAS, che ricorda e riecheggia molte cose sia della cinematografia, proprio di quei film in cui venivano lanciati i missili per distruggere le comete, gli asteroidi che stavano venendo a impattare nel nostro mondo, sia l'omonimo missile che appunto in quei film veniva utilizzato l'Atlas. Una strana coincidenza, devo dire. E questo è stato scoperto il 27 dicembre 2024. Da allora non cessa l'attenzione su questo argomento ed è importante capire che quando è stato scoperto si trovava ancora a 829.000 chilometri dalla Terra. Questo non significa che è in avvicinamento immediato, infatti le teorie che vogliono la possibilità di un impatto che effettivamente c'è, ma è bassissimo, durante un altro passaggio che dovrebbe essere tra 8 anni, ma andiamo in ordine. Quindi la prima cosa che vi voglio far notare è proprio l'asteroide. Quindi vi faccio vedere da una schermata di YouTube direttamente dal canale European Southern Observatory, l'ESO, che fa parte del circolo sistemi, insomma, che sono legati all'ESA, quindi all'ente spaziale europeo, e qui possiamo vedere, faccio vedere subito, possiamo vedere il video che dura soltanto 2 secondi. Quel puntino che avete visto, ora vi fermo l'immagine, questo qui tra le 3 stelle vicine
e questa in basso un po' più grande, questo punto centrale è l'asteroide che stanno monitorando. Ovvio che per mettere in campo tutta una serie di forze atte a monitorare in qualche modo questo oggetto molto lontano, in fin dei conti anche abbastanza piccolo, con un rischio bassissimo, comunque indica che c'è un rischio e che c'è una motivazione. Ma andiamo a vedere alcuni articoli e alcune cose che ovviamente mi interessa mostrarvi e che riguardano appunto questo evento. Allora, iniziamo con questo articolo di SkyTG24, lo dico solo perché eventualmente, diciamo, non sono cose scritte dall'ESA, dall'ASI, dalla NASA, anche se poi andremo a vedere alcune cose scritte invece proprio dall'ESA, che in primo luogo si sta occupando proprio delle ricerche su questo asteroide. Mi interessa vedere quest'articolo perché cita un evento importante dell'11 febbraio 2025, facendo un riferimento al 10 febbraio 2025, data in cui poi andremo a vedere appunto nel sito dell'ESA per delle conferme, che viene fatta un'operazione speciale, un'operazione straordinaria, cioè il James Webb Telescope viene indirizzato alla volta dell'asteroide Apollo proprio per tenerlo sotto controllo, per visionarlo e cercare di capire maggiori informazioni, soprattutto sulla sua reale dimensione. Perché ci sono effettivamente due possibilità che cambiano naturalmente gli esiti a lungo termine, in termini anche di rischio, qualora l'oggetto sia di alta luminosità ma minore dimensione, o possa essere invece piuttosto, e questo è il rischio maggiore, di bassa luminosità, quindi di basso magnitudo di luce, e invece di più grande dimensione, quindi meno visibile. Questo è quello che si sta cercando di capire. L'asteroide 2024 IR4 è il vero protagonista delle osservazioni spaziali di questo periodo. Il corpo celeste è infatti al centro di un attento monitoraggio da parte degli uffici di difesa planetaria dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Ora, sono sicuro che la maggior parte di noi, mi ci metto pure io, perché in questo caso non ne sapevo assolutamente nulla, nemmeno io, non sapevo nemmeno che esistesse un dipartimento, un ufficio di difesa planetaria dell'Agenzia Spaziale Europea. Scoperto di recente, l'asteroide è largo tra i 40 e i 100 metri. In un primo momento è stato riferito avesse pochissime probabilità di colpire la Terra nel 2023 e del 2032. Si è stimato con una probabilità di quasi il 99% che possa transitare in sicurezza vicino al nostro pianeta il 22 dicembre 2032. Sebbene un possibile impatto non possa essere totalmente escluso allo stato attuale, in realtà però i numeri legati alla probabilità che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire la Terra nel 2032 sono stati leggermente modificati, visto che l'ultimo bollettino della NASA ne ha rialzato di poco la cifra, stimandolo al 2,3%. Che è sempre bassissima, cioè significa che è molto improbabile che questo avvenga, ma è comunque una percentuale significativa. Intanto però è quasi tutto pronto per il primo ciclo di osservazione che sarà condotto dal telescopio spaziale James Webb proprio all'inizio di marzo, quindi oggi ufficialmente hanno cominciato a direzionare il telescopio. Non è semplice perché si tratta di un corpo in movimento ad alta velocità e con scarsissima visibilità.
La stima delle dimensioni. La stima attuale rispetto alle dimensioni di 2024 YR4 non è cambiata molto da quando l'asteroide è stato scoperto, ovvero nel dicembre scorso. Il motivo è che fino ad oggi gli esperti hanno potuto studiare il corpo celeste solo tramite la luce visibile, quello che vi dicevo poco fa, cioè che riflette del Sole. In generale, comunque, più l'asteroide risulta luminoso, più le sue dimensioni sono estese, sebbene tale relazione sia correlata direttamente rispetto a quanto è riflettente la sua superficie. In sostanza, 2024 YR4 potrebbe essere largo 40 metri e riflettere molta luce, oppure potrebbe essere largo quasi 100 metri e riflettere poca luce. In pratica quello che vi avevo detto poco fa, ma con una spiegazione in più. Per questo motivo, l'opera del telescopio Webb, gestito dalle agenzie spaziali europee, oltre che da quelle di USA e Canada, potrebbe consentire di avere a disposizione dati ancora più precisi anche attraverso lo studio della luce infrarossa emessa dall'asteroide. Nel dettaglio, tali osservazioni sono effettuate con lo strumento NIRCam di Webb, che dovrebbero riuscire ad integrare i dati termici dello strumento MIRI, proponendo anche ulteriori misurazioni della posizione dell'asteroide una volta che sarà fuori dalla portata dei telescopi terrestri. Come detto, il primo ciclo di osservazioni partirà con l'inizio di marzo, momento nel quale l'asteroide diventerà osservabile da Webb e apparirà al massimo della propria luminosità. Un'ulteriore sessione sarà di programma a maggio con l'obiettivo di comprendere come sarà cambiata la temperatura di 2024 IR4 durante il suo allontanamento dal Sole, oltre che per fornire le misurazioni finali dell'orbita dell'asteroide prima che scompaia definitivamente dalla vista umana, cioè fino al 2028. Ad oggi, stando alle previsioni degli esperti dell'Agenzia Spaziale Europea, la possibilità di impatto è molto ridotta e l'asteroide risulta piuttosto piccolo, tanto che gli effetti di un potenziale impatto sarebbero su scala locale. Dunque, al momento la situazione è abbastanza significativa da giustificare l'attenzione della comunità globale di difesa planetaria. Secondo le stime, un possibile impatto potrebbe avvenire lungo un corridoio di rischio che attraversa l'Oceano Pacifico orientale, la parte settentrionale del Sud America, l'Oceano Atlantico, l'Africa, il Mare Arabico e l'Asia meridionale. Quindi diciamo che noi europei e i nordamericani possiamo stare comunque tranquilli, per gli altri ci sarebbe un piccolissimo margine di rischio. Apro e chiudo una parentesi, qui sotto c'è un approfondimento che ora vi mostrerò, ma vedremo anche che ci sono degli articoli consigliati, uno in particolar modo, di un asteroide che ci ha sfiorati proprio qualche giorno fa, e a tal fine vi voglio far presente che in realtà di questi eventi ne accadono veramente tantissimi, in continuazione quasi potremmo dire. C'è almeno un asteroide ogni 2-3 giorni passa vicino alla Terra, e ovviamente in delle rotte che non destano minimamente sospetti, che non creano problemi e via discorrendo. Questo perché comunque è importante comprendere che là fuori di rocce vaganti ce ne sono una miriade pressoché quasi infinita, secondo i nostri numeri infinita, e in realtà ne riusciamo a monitorare soltanto una bassissima percentuale, e molti di questi asteroidi di fatto vengono visionati soltanto in un brevissimo arco di tempo, nel momento in cui sono molto più vicini alla Terra, e questo avviene solo con quella percentuale che ha una superficie riflettente sufficientemente luminosa da riuscire a essere visibile ai nostri strumenti ottici in linea generale. Andiamo all'approfondimento.
saltiamo la prima parte che non ci interessa. L'asteroide 2024 YR4 è al centro di un attento monitoraggio da parte dell'ufficio, vabbè, la stessa cosa di prima, ci ricorda nuovamente il 22 dicembre 2032. Poi che è stato scoperto il 27 dicembre 2024 e bla bla bla. Un asteroide di tali dimensioni colpisce la Terra in media ogni poche migliaia di anni, ma un suo eventuale impatto potrebbe causare danni a una regione locale. Ora, YR4 è salito in cima alla lista dei rischi degli asteroidi dell'ESA, classificato a livello 3 sulla scala di rischio di impatto di Torino, che ovviamente prende il nome dalla città di Torino perché chi l'ha creata l'ha presa come riferimento. Nel frattempo gli astronomi hanno eseguito osservazioni di follow-up per comprenderne le dimensioni e la traiettoria. Secondo le ultime stime dell'ESA, la probabilità di impatto sarebbe dell'1,2%, ma gli esperti sottolineano però che la probabilità di impatto all'asteroide spesso aumenta all'inizio, che è quello che abbiamo visto sta accadendo, prima di scendere rapidamente a zero a seguito di ulteriori osservazioni. Le stime effettuate dal Center for Near Earth Object Studies, la CNEOS della NASA, e dal NEODIS hanno confermato che l'asteroide probabilmente è più grande di 50 metri, con una probabilità di impatto superiore all'1%. Come potete vedere, già da un'agenzia all'altra ci sono differenze nei calcoli e nei risultati, e da un articolo all'altro di approfondimento ci sono differenze tra questi risultati. Per questo motivo soddisfa tutti i criteri necessari per attivare i 2 gruppi di reazione agli asteroidi approvati dall'ONU. E questa è la notizia che ha fatto un po' più preoccupare tanta gente: il coinvolgimento delle Nazioni Unite. L'International Asteroid Warning Network, IAVN, e lo Space Mission Planning Advisor Group, l'SMPAG, il primo presieduto dalla NASA, tanto per cambiare, è il responsabile del coordinamento del gruppo internazionale di organizzazioni coinvolte nel tracciamento e nella caratterizzazione degli asteroidi. Se opportuno, l'IAVN svilupperebbe una strategia per assistere i governi mondiali nell'analisi delle conseguenze dell'impatto degli asteroidi e nella pianificazione di eventuali risposte di mitigazione necessarie. L'ESA è membro dell'IAVN e ora coordina ulteriori osservazioni, aggiornando regolarmente la sua valutazione dei rischi. L'osservazione dell'ESA: secondo gli scienziati l'orbita dell'asteroide attorno al Sole è eccentrica, cioè allungata. Attualmente IR4 si sta allontanando dalla Terra quasi in linea retta, rendendo difficile determinare con precisione la sua orbita. Nei prossimi mesi l'asteroide inizierà a scomparire dalla vista della Terra. Durante questo periodo l'ESA coordinerà le osservazioni con telescopi sempre più potenti, come il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile, che permetteranno di raccogliere quanti più dati possibili. È possibile inoltre che l'asteroide scompaia dalla vista prima che siamo in grado di escludere del tutto qualsiasi possibilità di impatto nel 2032. In questo caso, l'asteroide rimarrà probabilmente nella lista dei rischi dell'ESA finché non tornerà osservabile nel 2028. E qui sotto l'articolo che vi dicevo: un nuovo asteroide di nome 2020 XR è passato vicino alla Terra nella giornata in cui è stato scritto l'articolo, quindi pochi giorni fa. Allora, andiamo quindi a vedere qualcosa di più concreto, di più corposo, e lo andiamo a fare sul sito dell'ESA. Quindi eccolo qua. Qui siamo sul sito dell'ESA, ovviamente nella versione italiana, e troviamo nella pagina di sicurezza spaziale appunto le notizie su questo asteroide, che quindi ci danno una conferma
che non stiamo parlando di una barzelletta inventata dai giornalisti, ma stiamo parlando di qualcosa di concreto che è realmente oggetto di discussione da parte delle agenzie spaziali e che effettivamente le notizie che sono state finora divulgate in qualche modo ci confermano qualcosa che già le agenzie spaziali hanno in qualche modo fatto trapelare. L'ESA monitora attivamente l'asteroide vicino alla Terra, il 2024 YR4. Qua siamo alla data del 29 gennaio 2025, quindi questa parte della pagina dell'ESA è stata scritta praticamente un mese dopo, anzi un mese e 2 giorni dopo della scoperta dell'asteroide. È stato aggiornato fino a un certo periodo. Qui troviamo praticamente gli stessi dati che abbiamo visto a livello giornalistico pubblicati. Ci dice cosa sappiamo, ci spiega la possibile data di impatto, i possibili luoghi di impatto, la possibile dimensione dell'oggetto, quali osservatori vengono utilizzati per un certo periodo, quali sono le organizzazioni che stanno studiando il fenomeno, quali sono le possibilità. Qua ci dà ancora un 1,2%. La scala di rischio di Torino, appunto il livello 3 per questo asteroide. Qua c'è un video che vi risparmio, a parte che dovrei togliere la musica per questioni di copyright, ma in realtà di tutto il video ci sono pochissimi secondi che fanno riferimento più agli asteroidi in generale che non al caso specifico. Cosa succederà ora? Vi leggo solo questo pezzettino perché è un'ulteriore conferma a quello che abbiamo detto. Si stima che l'asteroide 2024 IR4 sia probabilmente più grande di 50 metri, abbia un impatto, un rischio superiore all'1%, punto temporale entro i prossimi 50 anni, soddisfa quindi tutti i criteri necessari per attivare i 2 gruppi di reazione, quindi ci sta spiegando perché è stato attivato il doppio gruppo di reazione approvato dall'ONU e ci dice di nuovo quali sono le 2 organizzazioni, mentre in questa parte fa qualche riferimento in più. Leggiamolo un attimino. L'IAVN, presieduto dalla NASA, è responsabile del coordinamento del gruppo internazionale di organizzazioni coinvolte nel tracciamento e nella caratterizzazione degli asteroidi. Se opportuno, l'IAVN svilupperebbe quindi quella strategia che abbiamo detto che eventualmente viene fatta. L'ESA è membro e ora coordina ulteriori osservazioni e sappiamo che va ad utilizzare determinati telescopi. L'orbita dell'asteroide attorno al Sole è allungata ed eccentrica, quindi c'è un'ulteriore conferma che l'oggetto segue un'orbita precisa, ma in questo momento sta andando apparentemente almeno in linea retta, diventa più difficile riuscire ad osservarlo. Nei prossimi mesi l'asteroide inizierà a scomparire dalla vista, ma utilizzeranno il famoso telescopio del Cile per poterlo continuare ad osservare. Qui c'è il video che vi ho fatto vedere all'inizio, in cui ci sono proprio 2 secondi in cui si intravede. Qui si parla del gruppo consultivo per la pianificazione delle missioni, il SMPAG, presieduto dall'ESA. Il compito di agevolare lo scambio internazionale di informazioni, sviluppare opportunità di ricerca e missioni collaborative e condurre attività di pianificazione per la mitigazione delle minacce degli oggetti vicini alla Terra in relazione all'asteroide 2024 YR4. Il gruppo si riunirà la prossima settimana a Vienna nelle riunioni pianificate per stabilire i prossimi passi, cosa che è già stata fatta. Se la probabilità di impatto dell'asteroide rimane al di sopra della soglia dell'1%, SMPAG fornirà raccomandazioni all'ONU e potrebbe iniziare a valutare le diverse opzioni per una risposta basata su veicoli spaziali fino al potenziale pericolo. Ulteriori informazioni, contattare, qua si parla dell'email dell'ESA in caso di contatti dei media. Per aggiornamenti si fa riferimento ad un'altra pagina, quindi io sono andato a recuperare l'altra pagina e ora ve la mostro.
quindi per coloro che vogliono seguire, diciamo, gli aggiornamenti su questa situazione, la pagina è questa del blog dell'ESA, non del sito, del blog dell'ESA. L'Agenzia Spaziale Europea sta monitorando, e qua vengono ribadite di nuovo tutte cose. Abbiamo una piccola tabella, il tutto è stato aggiornato l'ultima volta il 4 febbraio, quindi è passato già un po' di tempo. Il nuovo aggiornamento quindi dovrebbe essere oggi, qua vedete l'11 febbraio 2000, ieri scusate, l'11 febbraio 2025, ancora non è stato aggiornato. Anno 2024, 40-90 metri, vedete qua non vengono considerati i 100 metri, 2% la soglia è salita, in realtà adesso è arrivata al 2,3, 22 dicembre 2023 possibile data di impatto. Questo è un documentario, vabbè, cita la questione degli asteroidi. Questa è una tabella invece che riguarda proprio la traiettoria dell'asteroide, come è stata finora monitorata, osservata, fino ai dati del 10 febbraio 2025. Questo è un grafico dell'osservazione. Qua ci sono magari dei dettagli in più. E qua abbiamo gli ultimi aggiornamenti che partono dal 29 gennaio e arrivano al 10 febbraio. Leggiamo soltanto quelli che sono quelli del 10 febbraio, anche se già ne abbiamo parlato in precedenza, ma giusto per capire che la fonte è certa. Gli astronomi utilizzeranno il telescopio spaziale James Webb per studiare l'asteroide 2024 IR4. Webb studierà l'asteroide bla 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 nella luce infrarossa per fornire una stima molto più accurata delle dimensioni dell'asteroide. Osserverà inoltre l'asteroide una volta che sarà oltre i limiti dei telescopi terrestri per fornire le misurazioni finali nella sua orbita fino al ritorno alla vista nel 2028. Ora, qui ci tengo a precisare soltanto ad una cosa. Perché stanno utilizzando il telescopio Webb? Allora, questo è naturalmente il punto, secondo me, più importante in questo momento, perché se gli scienziati dell'unità di crisi, tra virgolette, internazionale, hanno deciso di utilizzare il telescopio Webb, che in questo momento è fonte di diverse ricerche autorizzate, fino anche all'esplorazione dell'universo fin dove riesce a vedere, stiamo parlando di cifre che nemmeno riusciremmo forse a comprendere se non messe per iscritto con non so quanti zeri. Siamo davanti quindi ad un utilizzo inusuale di uno strumento che è stato creato per ben altri scopi. Questo è ovvio che innesca polemiche, innesca paura, perché il fatto stesso che venga fatta questa operazione, che venga utilizzato un telescopio così importante che è già impegnato in altre cose, quindi disimpegnarlo da quegli studi per un tot di periodo di tempo, vuol dire che c'è una necessità. E in effetti c'è una necessità, perché il fatto di non capire le reali dimensioni dell'oggetto è un problema. È un problema perché in base alle dimensioni dell'oggetto potrebbe cambiare tutto. Non tanto dal punto di vista della percentuale, ma nel caso venisse confermata una minima percentuale di rischio di impatto, questo impatto potrebbe essere più devastante e non colpire un'area molto piccola, ma magari fare dei danni in un'area più grande. Naturalmente non stiamo a parlare di un evento di estinzione di massa, non stiamo a parlare di un evento con una pericolosità che potrebbe, che ne so, distruggere una nazione o cose di questo genere. Diciamo che il rischio di impatto è un poco superiore a quello del meteorite
precipitato a Chelyabinsk. Però qui devo fare alcune precisazioni. Tra l'altro io conosco bene gli eventi di Chelyabinsk perché fui all'epoca intervistato anche da una televisione locale perché mi ero interessato abbondantemente alla questione del meteorite di Chelyabinsk, almeno fino a un certo periodo di tempo, poi me ne sono disinteressato perché intorno a quell'evento circolavano una serie di informazioni molto speculative riguardo il fenomeno UFO naturalmente e alla possibilità che quel meteorite sia stato distrutto da un oggetto volante non identificato. A tal proposito dico solo una cosa, quindi apro e chiudo una parentesi: effettivamente c'era un oggetto volante non identificato che sembra passare da parte a parte il meteorite, ma non si tratta di un UFO in senso di astronave aliena che ci è venuta in soccorso, ma si tratta di qualcosa che probabilmente è legato a un armamento segreto, a qualcosa di non utilizzato mai ufficialmente in guerra. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti, la Russia, la Cina posseggono armi ad energia diretta, posseggono armi elettromagnetiche. Per armi elettromagnetiche non mi sto riferendo agli impulsi elettromagnetici, ma ai cannoni a rotaia, cioè perché in gergo si chiamano cannoni a rotaia, che fa un po' ridere perché uno dice un cannone a rotaia sarà lento perché è come una rotaia, quindi è come un treno che si muove sui binari. No, si chiama così perché c'è una rotaia su cui si muove un proiettile ad alta perforazione che riesce a raggiungere velocità di alcune decine di migliaia di chilometri orari, cosa che allo stato attuale soltanto pochissimi missili in fase di progettazione riuscirebbero a fare. Quindi un'arma comunque che potrebbe servire allo scopo solo nel caso si conoscessero le coordinate precise, la velocità precisa, la massa da colpire, eventuali problemi meteorologici e via discorrendo, quindi utilizzarlo un po' come si usa un razzo, cioè da punto A a punto B calcolando la traiettoria e tutto quanto. Bando alle ciance, quindi il meteorite di Chelyabinsk, se fosse precipitato al suolo e avesse colpito la città di Chelyabinsk, probabilmente avrebbe causato qualcosa come 3 milioni di morti e avrebbe raso al suolo l'intera città. Per fortuna questo non è accaduto, perché qualcosa, forse anche un evento naturale, lo ha fatto esplodere nell'aria ad una quota, adesso non ricordo esattamente, ma credo intorno ai 50-60 chilometri, e dopo aver bruciato per un certo periodo di tempo, vista la sua traiettoria, per un periodo più lungo del solito all'interno dell'atmosfera, bruciando quindi comunque una parte della sua massa. Quello che è il risultato alla fine arrivare a terra è in buona sostanza il frammento più grande, almeno che finora è stato ritrovato, grande più o meno quanto una palla da calcio. Una palla da calcio che però per fortuna è precipitata in un lago ghiacciato e quindi ha fatto danni molto limitati perché una parte della botta già in diminuzione della velocità eccetera è arrivata sul ghiaccio, quindi è sfondato il ghiaccio, è stata smorzata dal ghiaccio, poi è stata smorzata dall'acqua e infine diciamo che ha causato poco danno anche perché si trovava in un luogo sufficientemente distante dalla zona abitata. Ma ribadisco, se fosse andata diversamente, sarebbe andata diversamente anche la situazione al suolo. Al posto di esserci una trentina di feriti per via dell'onda d'urto in aria, ci sarebbero stati appunto oltre 3 milioni di morti, una città distrutta.
In quel caso il meteorite si stima che all'ingresso nell'atmosfera avesse un diametro di 9 metri. Qui stiamo parlando di un minimo di 40 metri e di un massimo di 100 metri. Anche fosse un asteroide di 40 metri, al momento di ingresso sarebbe comunque 4 volte più grande di quello di Chelyabinsk. Questo significa che se non ci fossero le stesse possibilità di ridurne la massa nell'arco del suo viaggio all'interno dell'atmosfera e prima dell'impatto, questo potrebbe generare una esplosione molto più devastante, seppur concentrata ad un singolo luogo. Per intenderci, potrebbe danneggiare un piccolo paese, ok? Per paese non intendo come intendiamo spesso noi italiani la zona vicina alla città, ma un paese in senso proprio di nazione, di Stato. Questo non lo dico perché voglio generare allarmismo, quindi che nessuno mi fraintenda, è comunque una possibilità che la stessa ESA, NASA, ONU al momento stabiliscono al 2,3%, anche se di giorno in giorno, a secondo dei dati, abbiamo visto che oscilla una volta l'1, una volta il 2, una volta l'1,5, l'1,6, il 2. Siamo ad un massimo di 2,3 con un minimo di 1,0. Quindi comunque c'è l'1% di rischio minimo che ci possa essere un impatto nel 2032. Ora, per concludere e naturalmente parlare di una questione rassicurante, innanzitutto io penso che ci siano già delle armi e delle situazioni orbitali e non che possano proteggere da un evento di questo tipo di piccole dimensioni, per non parlare del presunto sistema difensivo terrestre di cui si parla in alcuni libri, che si troverebbe in Siberia, in alcune strutture non umane, e che avrebbero già scongiurato un impatto molto più devastante, quello del 1908 di Tunguska, a cui dedicherò appena possibile sicuramente una live, perché è un argomento che merita veramente tantissimo e che sarebbe appunto esplosa in circostanze abbastanza discutibili e misteriose prima di impattare al suolo, sempre ad una certa quota. Chissà che magari proprio il meteorite di Chelyabinsk non sia stato abbattuto, tra virgolette, con lo stesso metodo e della stessa maniera. Quindi sicuramente di qui al 2032 non solo si scongiurerà il tutto, quindi probabilmente la percentuale, come già avvenuto per altri casi, scenderà pressoché allo 0%, l'asteroide ci sfiorerà ancora una volta e magari, quindi, superato il punto critico di maggiore vicinanza, comincerà la sua fase di allontanamento con orbite sempre più lontane. In ogni caso, io credo che da qui al 2032 le nuove prospettive di esplorazione spaziale non solo ci potrebbero portare a diciamo, fatemi entrare un po' nel mondo della fantascienza, ma credo che sia possibile, soprattutto dopo le ultime scoperte, le ultime tecnologie in sviluppo proprio in questi giorni discusse. Ora ve ne dirò giusto una per farvi capire. Si parla di tecnologie di astronavi ovviamente non le intendiamo come quelle interstellari e cose di questo genere, che possono in qualche modo andare a tentare di deviare eventualmente un asteroide in più modi. Aggiungo che ci sono in sviluppo diverse tecnologie, diverse possibilità addirittura di sfruttarli. Quindi non solo lo si potrebbe deviare, ma lo si potrebbe catturare, tra virgolette, rallentare e financo utilizzare come miniera a spazio aperto in questo senso. Dicevo che in questi giorni ci sono stati tutta una serie di tecnologie, non se ne parla, non so per quale ragione. I media, i social sono tutti concentrati in cose molto meno importanti e tanta gente sta sminuendo invece queste informazioni, queste notizie quando emergono, come quella per esempio
che riguarda la Russia della creazione di un motore ionico che consentirebbe allo stato attuale di andare contro qualsiasi diciamo prospettiva futura di viaggi spaziali verso Marte da parte di altri paesi come gli Stati Uniti e in parte anche la Cina, con cui i mezzi impiegherebbero tra i 7 e i 9 mesi a secondo della distanza del momento di Marte per raggiungerlo. Secondo gli scienziati, questa nuova propulsione, questo nuovo motore che stanno sperimentando i russi, permetterebbe di fare il viaggio in soli 30-40 giorni. Questo porterebbe ad un cambio totale e completo di rotta nei confronti dei viaggi spaziali, della colonizzazione spaziale, naturalmente dell'esplorazione. E fra parentesi, apro e chiudo una parentesi, lascerebbe un po' indietro, tra virgolette, le altre potenze mondiali che sono ancora invece in fase di progetti come per esempio quello di SpaceX, ma non è il solo, che utilizzano dei razzi con seppur una maggiore evoluzione di tipo tradizionale e che utilizzano dei propellenti che aumentano le capacità, aumentano la potenza, ma aumentano anche i rischi di combustione ed esplosione spontanea. Infatti abbiamo assistito a maggiori incidenti. Chissà magari se questa tipologia di informazioni vanno in qualche modo ad entrare anche nel campo del mistero, non preannuncio nulla, ma potrebbe essere anche motivo di una nuova live. Intanto ringrazio, visto che ci sono state delle donazioni di sostegno al canale, quindi grazie Bruno e grazie Antonio. Stop alle domande, quindi rispondo solo alle domande già fatte e poi andiamo in chiusura. Allora, domanda di Andrea: basterebbe un capo di Stato dei governi occidentali che affermasse l'esistenza degli UFO? Saranno tutti manovrati da loro? Allora, vedo che proprio non c'entra niente questa domanda come tema con quella attuale, però ovvio che vi rispondo. Innanzitutto spero che avete visto, e se non l'avete fatto andatelo a vedere, il video della conferenza. In totale dura 21-22 minuti, io ne ho tagliato l'inizio e la fine perché ci sono delle parti in cui si vede solo lo schermo con le scritte e la videoconferenza non era ancora iniziata. Quindi, detto questo, mi sono concentrato solo sulla parte parlata e sui sottotitoli, che non saranno perfetti, ma risultano comunque perfettamente comprensibili in tutte le sue sfaccettature. Andatela a vedere perché le dichiarazioni fatte da Anna Paolina Luna sono assolutamente coerenti con quello che in questi giorni circolava ed era stato detto. Ed era dall'altro ieri sera che io lo dicevo, che non avrebbe annunciato assolutamente nulla, ma che avrebbe annunciato solo la formazione di una nuova task force, che io non avevo pensato agli altri casi, che si sarebbe occupata solo del fenomeno UFO. Invece abbiamo visto che non è così, ma che comunque quello sarà un elemento importante. Quindi questo è il primo punto chiave. Non sono quindi venuti meno alle aspettative. Le aspettative le hanno create tutte le persone che, sentendo alcune cose che erano state dette in precedenti podcast, eccetera, si erano convinti che ci doveva essere un annuncio epocale di vita extraterrestre, eccetera, eccetera. Io, per esempio, stesso avevo detto che se ci fosse stato un annuncio di questo tipo, era più probabile che sarebbe stato sulla questione della retroingegneria, che era l'unica cosa che poteva essere considerata superiore alla questione aliena in ordine di importanza, segretezza, eccetera. Questo non è avvenuto, ma per il semplice fatto che non hanno al Congresso ancora gli strumenti per poter divulgare informazioni accertate. Lo scopo di questa task force è
avere gli strumenti per poter poi divulgare. E quello che viene detto è importantissimo, anche se i più si sono detti delusi perché si aspettavano questo, si aspettavano quell'altro, eccetera, eccetera. Vi invito a vedere il mio video, poiché molti utenti del canale mi hanno chiesto di spiegarlo perché non era comprensibile bene la traduzione di qua e di là. Allora, io ho fatto un altro video che è in uscita domani mattina, se non ricordo male, alle 10 qui sul canale, che vi consiglio di vedere, dove spiego dalla A alla Z, nei minimi dettagli, l'intero contenuto, sia ufficiale che sottointeso tra le righe per gli addetti ai lavori, che è stato detto da Anna Paolina e dall'altro membro del congresso. Ve lo consiglio perché spiego tutto nei minimi dettagli. Io penso e spero che dopo quel video non abbiate più, diciamo, dei dubbi. Per il resto, l'esistenza degli UFO, non abbiamo bisogno di Trump o di un altro presidente americano di un altro paese per sapere che esistono. Esistono, e di dominio pubblico pure, che lo sanno i loro paesi, cioè gli stessi Stati Uniti non negano l'esistenza degli UFO, semplicemente per sminuire la cosa dicono che non si tratta di non ci sono le prove che si tratti di un fenomeno extraterrestre, ma non dicono che non esiste il fenomeno UFO, non lo possono più dire ormai, perché la gente li vede ogni giorno, perché ormai nell'era degli smartphone chiunque può riprendere qualunque cosa, perché i testimoni non si contano più, perché ci sono i documenti declassificati grazie alla legge voluta da Trump e fatta firmare al Senato da Marco Rubio, che guarda caso è stato fatto segretario di Stato con l'incarico specifico di declassificare tutti i file segreti, come sta avvenendo, anche se già i primi ostacoli ci sono, ma altri primi altrettanto ostacoli sono stati invece già scavalcati. Domanda di Eva: ma questo telescopio ha solo funzioni di controllare asteroidi o osserva anche altri vari movimenti? No, Eva, proprio a osservare gli asteroidi è sicuramente l'unica cosa che questo telescopio non dovrebbe fare. È proprio lì la stranezza. Il telescopio è progettato per la visione a distanza, cioè non è progettato per vedere oggetti particolarmente vicini. Infatti una domanda che viene fatta da molti: ma perché non prendono il telescopio Webb, lo puntano sulla Luna per vedere come si chiamano, i punti di atterraggio della NASA, delle missioni Apollo, così una volta per tutto si chiarisce? Non si può fare. Non si può fare perché è troppo vicina la Luna e il telescopio è progettato per vedere le galassie lontane, per vedere il punto finale più lontano dell'universo visibile. Ma questa, attenzione, perché purtroppo spesso si parla senza sapere le cose. Tutti i telescopi, anche quelli più commerciali, più, che ne so, quelli per i bambini che si possono regalare con un costo irrisorio. Quando ero bambino io c'erano i telescopi da 20.000 lire, giusto per farvi un esempio, che vi permettevano comunque di fare delle osservazioni, di vedere le stelle un po' più grandi, anche se non c'era differenza alla fine, ma ti permettevano di guardare la Luna, e lo potevi utilizzare anche per guardare a distanza, che ne so, un oggetto sulla montagna, eccetera. Ma questo perché le lenti erano poche, erano fatte per vedere oggetti da vicino, con una qualità abbastanza scadente. I telescopi, a parte che ci sono diversi tipi di telescopi, ce ne sono 3 principali e tutte e 3 hanno delle funzioni diverse, in quanto uno è ibrido, cioè si trova a metà strada tra gli altri 2 tipi di telescopi.
Uno serve a vedere più lontano possibile e uno è fatto sì per vedere le cose a distanza, ma è più predisposto per vedere anche le cose ravvicinate e quindi ha un utilizzo maggiore per l'osservazione dei pianeti, l'osservazione della Luna, del Sole, piuttosto che delle stelle, delle nebulose, delle galassie e cose di questo genere. Sono quindi due cose diverse. Questo non significa che con entrambi le tipologie di telescopi non si faccia quel tipo di osservazione, ma semplicemente che uno è più predisposto per una cosa, uno è più predisposto per un'altra cosa. Questo significa che il telescopio James Webb è predisposto, infatti la struttura è allungata del telescopio, cioè non è come un satellite piuttosto massiccio, robusto, eccetera, ma è allungato proprio perché serve a vedere maggiori distanza. E quindi all'interno ci sono tutta una serie di lenti, di processori, eccetera, eccetera, che ovviamente tutto ormai è anche computerizzato, che servono a vedere da lontano. Se tu lo punti su un oggetto vicino, non vedi un fico secco. Cioè, è come allora, guardare la Luna già con un telescopio amatoriale, senza un filtro, a ciechi. Quando tu prendi un telescopio amatoriale, puoi guardare la Luna per 2-3 secondi, poi la vista comincia ad offuscarsi, perché i raggi solari che battono sulla Luna ti portano ad una cecità quasi cecità temporanea, se tu guardi a lungo. Io ho fatto osservazione con i telescopi, con la mia vecchia associazione, negli skywatching, anche con la Federazione Ufologica Italiana, e ho usato varie tipologie di telescopi, seppur non professionali, ma semi-professionali, e vi posso garantire che guardare la Luna senza una lente lunare, cioè che smorza la luce riflessa sulla Luna, non ci vedete più a un certo punto. È come guardare con un visore notturno per qualche secondo una fonte di luce. Accecate, col rischio di danneggiare tra l'altro la retina. Quindi non si può fare. Io vi ho spiegato alcuni dei motivi, ma ce ne sono molti altri tecnici. In casi del genere non sarebbe opportuno che le varie agenzie spaziali mettano su un programma comune di supervisione se serve di intervento, altrimenti chi deciderebbe cosa e come fare? Allora, credo che di avere già risposto in realtà a questa domanda, perché sia nella pagina dell'ESA, sia nel blog dell'ESA che anche nelle pagine del TG, di fatto si parla chiaramente di ONU che comanda due agenzie che includono dei sottogruppi praticamente di come posso dire, di ricercatori, di studiosi, eccetera, che hanno lo scopo appunto di programmare diverse ricerche che spaziano sotto l'egida di difesa planetaria dal monitoraggio dell'oggetto fino anche a soluzioni più drastiche. E tra le soluzioni più drastiche si faceva riferimento anche all'uso di astronavi, ovvero di vettori spaziali. Si sa qualcosa sulle dimensioni e la composizione di IR4? Allora, sulle dimensioni, Bruno, ti ho risposto. Sulla composizione, dubito fortemente che possano riuscire a comprenderlo fino a quando non sarà molto vicino. E lì sta un altro problema che io non ho discusso, perché a secondo del materiale è più facile che l'oggetto non esplode in aria, non si dissolve in aria, ma arrivi a terra. Per esempio, se si tratta di un asteroide ferroso, ma più duro è il materiale che lo compone, più è massiccio, più è fondibile, quindi immaginatevi di sparare
una palla che sì, si fonde nella superficie ma rimane solido, cioè fuso ma comunque solido, perde poco diciamo, nell'evaporazione. Se invece prendete una roccia composta prevalentemente da minerali che si sciolgono e si nebulizzano praticamente, hanno un effetto di nebulizzazione, un po' come le particelle che vengono disperse quando si brucia qualcosa nell'atmosfera. Ovviamente si raggiungono temperature altissime nella bruciatura, anche 2000 gradi, quindi è molto probabile che se il minerale principale sia ferroso o facsimile, ci siano molti più rischi che l'impatto avvenga nel caso venisse confermata come percentuale, ma solo negli ultimi forse giorni, per non dire ore, possono azzardare ipotesi su questo. Però potrebbero tirare un asso dalla manica, cioè utilizzare qualche strumento, io sono abbastanza sicuro che ci sia, che magari attraverso lo spettro, il calore, attraverso anche la luminosità, eccetera, possa fare delle teorie riguardo ai materiali. Però si tratta comunque di teorie, non certezze. Domanda di Maya: sanno già il luogo dove impatterà? Allora, se mai dovesse impattare, i continenti interessati sono Sud America, Centrafrica e l'Asia nella zona, mi pare, dell'India. Queste sono le 3 zone a rischio e inoltre Oceano Indiano, Oceano Pacifico e Oceano Atlantico. Però un oggetto di queste dimensioni, se impattasse in mezzo all'oceano, ma parliamo in mezzo all'oceano, potrebbe provocare al massimo uno tsunami, diciamo, di mezzo metro, 1 metro, nulla di grave in buona sostanza. Il problema è se impattasse vicino ad una costa. Se impattasse vicino ad una costa, allora lì sarebbe drammatica la cosa, esattamente come, ma per motivi diversi, esattamente come se impattasse al suolo. Vero è che sia nel Sud America che in Africa ci sono zone scarsamente popolate o addirittura desertiche e disabitate, ma ci sono altri luoghi, sempre in Sud America e in Africa, ma soprattutto in India, dove la concentrazione di popolazione è allucinante, quindi i rischi sarebbero gravissimi. Si può deviare la traiettoria dell'asteroide con delle sonde ad impatto con dei pannelli solari? Allora, Freddy, queste sono domande a cavallo tra la fantascienza e la scienza. Allora, teoricamente sì, e ti dico di più che nella fantascienza moderna, nella serie televisiva For All Mankind, che ho tra l'altro consigliato a Bruno e ad altre persone qui sul canale, che ho diciamo discusso nell'altro mio canale YouTube dove parlo appunto di fantascienza e fantasy nelle serie televisive e nei film, anche se per ora l'ho un attimino trascurato per ragioni di tempo. Ho parlato proprio delle 4 serie televisive di For All Mankind, sono in attesa della quinta, e dove si parla tra i vari argomenti proprio di quello che sarà la necessità di deviare e catturare gli asteroidi. In linea teorica queste 2 cose sono già fattibili, ma già da una decina, dozzina di anni. Esistono dei veri e propri progetti, quantomeno della NASA, e se ci sono dei progetti della NASA state pur tranquilli che ce ne sono anche della CNES cinese e della Roscosmos russa. Magari sono più segrete perché c'è più segretezza, ma ci saranno sicuramente. Quindi secondo me è plausibile. D'altra parte, proprio la nuova frontiera della ricerca mineraria prevede quella di catturare gli asteroidi e di utilizzarli come
come cave, come miniere, al posto di andare a devastare la Terra sostanzialmente. Altra domanda di Freddy: gli alieni che seguono lo sviluppo e il cambiamento delle forme di vita sulla Terra possono venirci in soccorso per eventuali rischi di impatto di asteroidi sul pianeta? Allora, premessa che io lo dico sempre, per me gli extraterrestri non intervengono, anzi, la voglio dire e spero di non essere frainteso come qualcuno che va contro l'umanità, ma io fossi un alieno che vede il comportamento umano sulla Terra nei confronti della propria biosfera, forse lascerei che un asteroide colpisse ed estinguesse l'umanità a fine di migliorare la vivibilità per le altre specie sul pianeta. Il problema è che questo comporterebbe l'estinzione anche di altre specie, ma è una cosa sopperibile. Vediamo per esempio, citando di nuovamente la fantascienza, un film come per esempio Ultimatum alla Terra, non mi veniva il nome, ma ce ne sono altri, dove si fa presente e si parla del fatto che molti extraterrestri raccolgono informazioni genetiche sull'uomo, ma soprattutto sulle specie animali, sulle specie vegetali, sulla determinate caratteristiche della Terra, proprio in previsione di un'estinzione di massa, per avere gli strumenti per una ripopolazione futura della Terra e evitare l'estinzione di quelle razze. Lo stesso anche a livello umano in altri film, adesso non mi ricordo il nome del film, quello che parla della espansione solare, c'è Nicolas Cage, adesso non ricordo il titolo, dove appunto vengono salvati dei gruppi di bambini proprio per ripopolare la Terra nel futuro, in prossimità di un cataclisma. E entrando nel mondo della scienza e lasciando quello della fantascienza, l'umanità si sta muovendo anche in questo senso. Non dimentichiamo che ci sono dei punti di raccolta come la banca delle sementi nelle isole Svalbard in Norvegia, che nascono come progetti proprio per evitare che in caso di estinzione di massa, non solo per l'umanità, ma per le diverse specie terrestri, ci sarebbe un bunker dal quale andare a recuperare a livello genetico i geni degli animali per ricrearli e allo stesso tempo tutte le sementi, eccetera, per ripopolare anche a livello vegetale il nostro mondo. Stiamo parlando di soluzioni estreme, probabilmente che non funzionerebbero, ma per farvi capire che è una possibilità. Quindi, perché gli alieni dovrebbero intervenire? Allora, gli alieni per me dovrebbero intervenire e potrebbero intervenire solo nel caso noi ci dimostrassimo all'altezza di essere una società che può entrare in un contesto interplanetario nelle regole stabilite dagli altri, però, non secondo i nostri criteri. E non so fino a che punto questo possa essere una cosa positiva. E aggiungo un'ultima teoria, sempre del campo della fantascienza, perché in questo la fantascienza è non solo madre ma anche padre. L'uso dei meteoriti, quindi degli asteroidi, come arma interplanetaria non è una possibilità remota. Quindi qui chiudo a questa ipotesi. Ultima domanda: esiste una scala che determina la pericolosità di eventi di tal genere? Sì, la scala di Torino mi pare che è, e questo è un evento di tipo 3, dove la scala di eventi adesso non mi ricordo quanti livelli ha, ma credo che siano almeno 6, forse 7. E l'ultimo naturalmente è evento catastrofico globale, quindi estinzione di massa. Per intenderci, anche se sembra fatto apposta, sembra che sto citando Eva, visto che è presente, si chiama in gergo tecnico un EVA, cioè un evento estremo catastrofico. Praticamente questo argomento è stato discusso abbondantemente in almeno 3 film del passato,
due sicuramente li conoscete, che sono Deep Impact e Armageddon. Il terzo si chiama Post Impact, si svolge dopo, è un film a basso costo ma altrettanto interessante, e sicuramente hanno parlato proprio di questa scala e della possibilità di eventi di estinzione di massa. Allora ragazzi, io oggi siamo riusciti a finire un poco prima, ringrazio tutti quanti, vi invito alla live di domani pomeriggio, tratterò un argomento interessante che riguarda un astronauta che addestrava gli astronauti della NASA per le missioni, ma che è stato cacciato dalla NASA perché ha fatto delle affermazioni alquanto importanti, alquanto interessanti, di cui discuteremo domani, che riguardano la Luna, riguardano Marte e la vita extraterrestre. E vi ricordo anche di vedere il mio video di spiegazioni domani mattina dalle 10 in poi. Se riuscirò sarò presente in premiere, naturalmente. Grazie a tutti, grazie, un abbraccio, buona serata e buona cena. Ciao, alla prossima.